Yeah, two questions. So what are Italy's possibilities of growth? You said there's no credible demand creating tools and we can't really have a fiscal... It has to be, so the answer obviously is export-led growth is an important part of it. So Italy has to maintain and improve its external competitiveness. That has gone better. But more has to be done to create a wider and deeper export sector. And then the other part of it is going to have to be domestic demand-led, and most of that is going to be in the service sector. So I think a crucial part will be the deregulation of services and the creating of the opportunities for the rapid growth of new service providers, both domestically oriented and internationally oriented. Those are the possibilities, and it's not going to be quick. But the government won't be able to create this demand. It can support it, but it can't create it. Particularly about Italy, but also about Europe. What are you fearing the most about the end of the year when the quantitative stimulus will come to an end in the end? What are you fearing the most? Well, ECB monetary policy will remain very easy. And very supportive. But obviously the main fear, I think, is that if the politics go badly wrong anywhere, either internationally or here, once QE stops, we're going to start seeing pressures emerge in debt markets again, particularly if people start worrying about who might be the next elected government in, say, Italy, a country like that. Then government bond yields could start rising again. The ECB or the central banks will no longer be buying the new bonds. Interest rates could diverge quite quickly. So if things went very wrong, you suddenly find yourself in debt crises, as we were in 2011. I'm not predicting that, but the combination of external political events and domestic political developments could bring that about, and that will be very serious for the Eurozone. Yeah, also ask about another question, but I said two, so you can ask one more. As you want. So the banking union. You said obviously the national countries are too different. What can we do to level them out? Well, I mean, the main point I was making is that in the long run, if the Eurozone is to function as an integrated monetary union, it needs Eurozone-wide banking groups. For that I think there has to be some sort of fiscal entity at the center, because banks are always ultimately backed up in the last resort by states. You can't really separate this. I know there is an idea in the Eurozone that banks could live without any government support, but I think it's not very plausible. So it doesn't need to be a big federal treasury, but there probably needs to be some. But the logical extension, instead of having Italian banks and French banks and German banks and Spanish banks, you'd have Eurozone-wide banks. They will be much bigger, they will be more diversified, they could shift resources across the continent more effectively to go to the high growth opportunities. I think that is the logical development of a currency union. As I said, in America, they now have national banks. They didn't 50 years ago. And I think in the long run, that's where the Eurozone has to go. Speak the same language, got the same thing. Thanks a lot. Che è appena arrivato il ministro Padoan, al quale rivolgo un grandissimo ringraziamento, un grandissimo applauso, perché come sapete ci ha tenuto tantissimo a essere con noi in un momento in cui le sue giornate sono veramente ricche, ricchissime di impegni, per cui lo ringrazio 2 volte e ancora un grandissimo applauso. Grazie. Buongiorno, grazie del saluto. Io comincio con 2 scuse, una prima perché sono arrivato in ritardo, ma la colpa è relativamente mia. La seconda perché dovrò andare via molto presto, perché come tutti sanno oggi pomeriggio c'è un Consiglio dei Ministri impegnativo, che è impegnativo anche per me, e quindi purtroppo dovrò andare via prima del previsto. Dal 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa, che è andata rafforzandosi nel biennio successivo. Si tratta di una ripresa più graduale rispetto a precedenti cicli economici, ma significativa in considerazione dell'elevato contenuto occupazionale e del fatto che tale ripresa costituisce l'uscita da una profonda recessione.
Il numero degli occupati ha superato di 734.000 unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, in una contrazione del tasso di disoccupazione, del ricorso alla cassa integrazione guadagni e in un aumento dei contratti a tempo indeterminato. Più lavoro, ma anche lavoro migliore. La dinamica del mercato del lavoro ha beneficiato anche i consumi delle famiglie, che nel 2016 sono cresciuti dell'1,3%, anche grazie al sostegno di diverse misure di politica economica. Si conferma anche il recupero di competitività dell'economia italiana, a lungo indebolita dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato il decennio precedente la crisi. Parlaci per il suo messaggio di apertura. Completiamo la sessione plenaria con un altro intervento molto importante, avevo annunciato in apertura. Martin Wolf non solo è il capo dei commentatori economici del Financial Times, è un economista che ha iniziato la sua carriera alla Banca Mondiale e poi ha fatto anche parte più recentemente della commissione indipendente che il governo inglese ha istituito per ristrutturare il sistema bancario. Diciamo, una posizione che il governo italiano ha preso da qualche anno a proposito dell'Eurozona, che si può riassumere così. Sono molto favorevole a proposte di questo tipo, come altre che si stanno. Il punto è forse un altro, relativamente non tanto all'Italia quanto all'Euro. Un tema interessante ma anche delicato, perché bisogna passare da una valutazione del rischio individuale, non solo di moneta e finanza, ma si deve occupare anche di crescita e occupazione. Di questo su un sentiero stretto in cui ci sono rischi di fragilità che sono andati